Salve a tutti, oggi analizzeremo i file contenuti all'interno di una ROM PSX. Nello specifico ho scelto Resident Evil e come software per l'analisi JPSX-DEC. JPSX-DEC è un convertitore di file scritto in Java e come vedete servirà per visualizzare in un formato comprensibile i dati contenuti all'interno del binario di Resident Evil. Come al solito ci tengo a specificare che questo genere di video non vuole in alcun modo incoraggiare la pirateria o altre attività criminali. Questo tutorial è invece realizzato a pro scopo informativo, sia per comprendere il funzionamento di alcuni software di ingegneria inversa, sia per vedere come erano al loro interno le vecchie ROM dei giochi PSX. Per visualizzare il file dovremo andare su Apri e Analizza File, quindi andremo nella cartella dove si trova il nostro file, selezioniamo e Apri. A questo punto importerà il file e convertirà tutte le voci trovate. Una volta che sarà terminato il processo, chiudiamo. Qui troviamo questi file che dovremmo espandere per poterli visualizzare, quindi clicchiamo su Espandi tutto e qui possiamo vedere che tutte le cartelle si sono aperte per mostrarci i file contenuti al loro interno. Vediamo nello specifico, qui abbiamo la cartella PSX e una sottocartella Enemy. Qui abbiamo char 10 e qui, ecco, qui abbiamo già la prima texture. Questa penso sia la texture di Chris, qui quella di Jill Valentine, Barry, Rebecca e alcuni zombie. Scorrendo verso destra possiamo vedere altre informazioni, il tipo di file, i settori del disco occupati, infatti qui vediamo 4678 la texture di Chris, 101 134 quella di Jill. Possiamo vedere la loro dimensione e la tavolozza dei colori. Infatti a causa dell'hardware limitato della prima PlayStation e della dimensione dei primi CD-ROM, gli sviluppatori cercavano di comprimere quanto più possibile i dati. Infatti qui abbiamo una tavolozza dei colori abbastanza limitata, come potete vedere. Comunque, in questa scheda dove possiamo vedere le texture, possiamo vedere anche che possiamo salvare queste immagini sul nostro computer. Possiamo specificare la cartella, il formato e qui salva i selezionati. Per selezionarli dobbiamo cliccare qui, andare su salva, qui spunteranno tutti i file selezionati e avvia. A questo punto verrà creata una cartella dove sono presenti i file selezionati e qui abbiamo le nostre texture salvate in formato PNG. Comunque, scorrendo ancora un poco all'interno di questa ROM possiamo trovare altri file come le texture delle porte. Questi file .dor immagino siano le mesh tridimensionali, di questo non sono del tutto sicuro. E altri file come le mappe. No, questi non sono le mappe, questi sono... cosa sono questi? Ah, questi sono texture di oggetti. Ah, qui molto interessante, abbiamo trovato i video contenuti nella ROM. Qui i video, come potete vedere, sono separati. Abbiamo il video completo di audio e solamente la traccia audio che possiamo avviare tramite la cartella play. Come avete sentito, qui è presente solamente la traccia audio. Invece se andiamo qui sul video completo e tornando alla scheda play, una volta premuto play potremo vedere il video del logo Capcom. Come avete visto, questo video è completo di audio. Tornando qui sulla scheda salva potremo vedere come salvarla. Qui abbiamo sempre il nostro percorso, il formato nel quale vogliamo convertirlo. Ci viene mostrata la risoluzione del video 320x240, 30 fps. Qui invece potremo vedere altri dettagli come la durata del video, alcune specifiche dell'audio. E tornando invece nella scheda a sinistra, scorrendo a destra, possiamo vedere qui i dettagli completi come la dimensione video, il numero di fotogrammi, gli fps e la dimensione totale dei byte occupata sia dal video che dall'audio. Inoltre, oltre alle cinematiche, possiamo trovare anche i file audio dei dialoghi. Per esempio, andando ancora un po' più in basso, abbiamo qui per esempio dei file di dialoghi.
I don't know what happened. Barry, where's Barry? Questo, andando un po' a memoria, mi sembra che fosse il primo dialogo del gioco nella partita di Chris. Infatti, se vi ricordate, bisognava scegliere nel primo Resident Evil se giocare nei panni di Chris Redfield o di Jill Valentine. Bene, anche per oggi è tutto. Spero che l'argomento abbia suscitato il vostro interesse e vi sia piaciuto. Come al solito mi farebbe piacere avere un vostro feedback nei commenti, sia per generare discussioni o anche per suggerimenti per prossimi video di cui vorreste parlare. Vi auguro una buona giornata e alla prossima!